Salve, Margherita mi ha chiesto di realizzare il personaggio di Assassin's Creed. Ezio, andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo ora a lavorare 18 maglie basse per altri 4 giri. Andiamo ora a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di 12 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a fare ancora una volta una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e in tutto saranno 6 maglie basse. E continuiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare un altro giro di 6 maglie basse. Andiamo ora a fare un aumento alla prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 8 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 10 maglie basse. Ancora una volta un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, e in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a fare una maglia e un aumento per tutto il giro, e in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare l'aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare l'aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 30 maglie per altri 4 giri. Andiamo ora a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a fare altri 4 giri di 24 maglie basse. Andiamo ora a fare 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e 2 diminuzioni nelle ultime 2 maglie, in tutto saranno 20 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 20 maglie per altri 4 giri. Andiamo ora a fare 2 aumenti nelle prime 2 maglie e 2 aumenti nelle ultime 2 maglie, e in tutto saranno 24 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri 4 giri 24 maglie basse. A questo punto possiamo inserire il nostro filo di ferro con le gambe così come ho fatto vedere negli altri video. Andiamo ad inserire all'interno, passando per il collo, arrivando alla testa. Lo andiamo ad inserire bene e andiamo ad imbottire con l'ovatta sintetica. Per inserire nel collo l'ovatta la andate a inserire prima dentro e poi vi aiutate con le pinzette a spingerle verso il collo. Andate a spingerla in questo modo. Andate ad inserire un po' per volta l'ovatta in questo modo, piano piano, un pochino alla volta, e andate man mano a modellare. Dobbiamo ora realizzare le gambe. Andiamo a dividere le maglie 12 per una gamba e 12 per l'altra gamba, così come facciamo solitamente. Andiamo a contare le prime 12 maglie e le andiamo a lavorare. Poiché mi ritrovo nel laterale, vado a fare in questo modo. Conto le mie 6 maglie per questo lato, poi mi aggancio dall'altro lato e conto le 6 maglie per quest'altro lato. In tutto saranno 12. Abbiamo detto contiamo prima 6 maglie da questo lato, ci agganciamo dall'altro lato e contiamo altre 6 maglie da questo lato. In tutto 12. Ho lavorato le mie 6 maglie, sono entrata da quest'altro lato e vado a lavorarmi le mie altre 6 maglie per quest'altro lato, in modo da concludere il giro intorno alla gamba di 12 maglie. Andiamo a lavorare per altri 25 giri 12 maglie. Man mano che avanzate andate ad riempire con l'ovatta sintetica. Se per voi è difficile lavorare contemporaneamente la gamba, potete lavorarla a parte e poi andarla a cucire alla base del corpo. Andiamo ora a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie. Andiamo a fare un altro giro di 10 maglie e poi chiudiamo il lavoro.
Possiamo staccare il filo e andiamo a fare il piede a parte e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altra gamba. Andate a modellare un po' la parte del ginocchio in questo modo e la parte della coscia, in modo da formare proprio la gamba. Dopo aver terminato anche l'altra gamba andiamo a realizzare il piede. Per realizzare il piede andiamo ad avviare una catenella di 8 maglie e lavoriamo 8 maglie da una parte della nostra catenella e 8 maglie di sotto della nostra catenella. In tutto saranno 16 maglie basse. Andiamo ora a fare un altro giro di 16 maglie tutto intorno. Andiamo a fare 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo a fare 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare 2 diminuzioni nelle prime 2 maglie e in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri 10 maglie basse. Possiamo chiudere il nostro lavoro, andiamo a inserire un po' di ovatta sintetica e lo andremo a cucire alla base del piede qui. Andiamo a cucire bene tutto intorno. Dopo aver inserito un po' di ovatta sintetica, non troppa, andiamo a chiudere bene maglia per maglia il nostro lavoro. Per realizzare le braccia del nostro personaggio dobbiamo fare in questo modo. Per un braccio andiamo a fare tutto color pelle, color carne, mentre per l'altro braccio ad un certo punto dobbiamo utilizzare prima il filato nero e poi, perché c'è il guanto, andiamo a fare poi il filato color carne per il seguito. Cominciamo a realizzare il nostro braccio dalla parte della mano e andiamo a prendere il filato nero e andiamo a lavorare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare altri 3 giri di 6 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 7 maglie basse. Andiamo a lavorare altri 2 giri di 7 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di 8 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato nero con quello beige e andiamo a fare altri 10 giri di 8 maglie con questo filato beige. Man mano che proseguite col lavoro andate a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo ora a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a lavorare 12 maglie basse per altri 4 giri. Andate ad inserire il filo di ferro all'interno. Il filo di ferro vi consiglio di prenderlo in acciaio in modo che non si rovini col tempo. Andate ad inserire il filo di ferro e andate a riempire con l'ovatta sintetica. Andiamo poi a fare 6 diminuzioni fino a chiudere definitivamente il braccio sulla parte di sopra con le varie chiusure e poi fate uscire il filo lateralmente o con l'uncinetto oppure vi aiutate con un ago. Andate a distribuire bene l'ovatta sintetica, di più nella parte di sopra e meno nella parte di sotto. Andate a fare il polso un po', andate a modellare e continuate con le chiusure come ho detto. Andiamo a cucire le braccia in questo modo, appoggiamo lateralmente e andiamo a cucire tutto bene intorno dalla parte di sotto del braccio, tutto bene intorno, maglia per maglia. Andiamo a realizzare le dita della mano come ho fatto vedere anche in altri video. Andiamo a fare 3 catenelle, andiamo a scendere nuovamente con delle maglie bassissime all'interno delle nostre 3 catenelle e andiamo a fare a seconda del dito l'altezza della nostra catenella. Andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle per l'indice e andiamo a fare 4 maglie bassissime nelle nostre 4 catenelle appena realizzate. Andate a proseguire così il lavoro per ogni dito, lasciando la distanza giusta tra un dito e l'altro della mano fino a chiudere completamente la parte. Entriamo nuovamente nella stessa maglia, andiamo a fare una maglia bassissima, chiudiamo questo dito, raggiungiamo l'altro lato per realizzare l'altro dito. In questo modo andiamo a fare un'altra maglia bassissima e andiamo a proseguire il nostro lavoro 2, 3 e 4 in questo modo fino a realizzare tutte le nostre dita.
Stessa cosa andiamo a fare per l'altra mano, però utilizzando il filato nero. Per realizzare la casacca andiamo ad avviare una catenella di 30 maglie. Andiamo a lavorare 30 maglie basse nelle nostre 30 catenelle e andiamo a fare altri 13 giri di 30 maglie basse, così come ho fatto io. Fatto questo, andiamo a proseguire in questo modo. Saltiamo la prima maglia e andiamo a lavorare 6 maglie nelle maglie seguenti: 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo saltato la prima e abbiamo lavorato 6 maglie. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a fare un altro giro di 6 maglie. Andiamo ora a diminuire la prima e l'ultima maglia e in tutto saranno 4 maglie. Giriamo il lavoro e andiamo a fare nuovamente 4 maglie. Giriamo il lavoro, andiamo a diminuire la prima e l'ultima maglia, in tutto saranno 2 maglie. Andiamo a lavorare 2 maglie per altri 4 giri. Stacchiamo il filo e andiamo a fare la stessa identica cosa dall'altro lato della giacca, allo stesso modo. Dopo aver terminato tutti e due i lati, stacchiamo il filo anche per questo lato e andiamo a fare la parte di dietro. Andiamo a lasciare 4 maglie per le maniche da questo lato e 4 maglie per quest'altro lato. Andiamo a lavorare nella quinta maglia qui, andiamo a lavorare 8 maglie. Entriamo nella quinta maglia dopo aver saltato le nostre 4 e andiamo a lavorare le nostre 8 maglie normalmente. Andiamo a fare un giro di 8 maglie basse. Andiamo ora a fare un altro giro di 8 maglie su quelle appena lavorate. Andiamo ora a diminuire la prima e l'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un'altra volta 6 maglie basse su quelle appena lavorate. Andiamo a diminuire la prima e l'ultima e saranno 4 maglie basse. Andiamo a fare altri 3 giri di 4 maglie basse. Andiamo ora a realizzare le punte della casacca. Facciamo in questo modo: andiamo a lavorare 30 maglie basse su quelle 30 catenelle che avevamo fatto inizialmente alla giacca, rigirandola in questo modo. Andiamo a lavorare 30 maglie basse nelle nostre 30 maglie che abbiamo qui. Giriamo il lavoro e andiamo a fare altri 5 giri di 30 maglie basse. Giriamo il lavoro, andiamo a lavorare 8 maglie basse e nell'ultima, nella nona maglia, andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo. Giriamo il lavoro e andiamo a fare, saltiamo una maglia e andiamo a lavorare 7 maglie basse nelle 7 seguenti. Giriamo il lavoro e diminuiamo l'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a diminuire la prima maglia, in tutto saranno 5 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a diminuire l'ultima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Giriamo il lavoro e diminuiamo la prima maglia, in tutto saranno 3 maglie basse. Giriamo, andiamo a diminuire l'ultima maglia, in tutto saranno 2 maglie basse. Giriamo e andiamo a lavorare un'unica maglia e andiamo a chiudere il lavoro. Andiamo a ripetere lo stesso lavoro dall'altro lato della giacca, così come abbiamo fatto per questo andiamo a fare per quest'altro lato. Per realizzare la parte che va sopra la nostra giacca andiamo ad avviare una catenella di 30 maglie e andiamo a lavorare per 30 maglie basse nelle nostre 30 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 10 maglie. Lavorate le nostre 10 maglie, giriamo ancora il lavoro e andiamo a diminuire la prima maglia che abbiamo qui e andiamo a lavorare 9 maglie basse. Giriamo il lavoro, andiamo a diminuire l'ultima maglia, in tutto saranno 8 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a diminuire la prima maglia, in tutto saranno 7 maglie basse. Giriamo il lavoro, andiamo a diminuire l'ultima maglia, in tutto saranno 6 maglie basse. Giriamo, diminuiamo la prima maglia e in tutto saranno 5 maglie basse.
Giriamo, andiamo a diminuire l'ultima maglia, in tutto saranno 4 maglie basse. Giriamo, diminuiamo la prima maglia, in tutto saranno 3 maglie basse. Giriamo, diminuiamo l'ultima maglia, in tutto saranno 2 maglie basse. Giriamo, andiamo a fare un'unica maglia e chiudiamo il nostro lavoro. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato. Con un filato grigio leggermente più chiaro andiamo a fare tutto il contorno tranne che per la parte di sopra. Andiamo a fare tutto intorno in questo modo tranne che per questa parte. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche per la giacca. Lavorando da questo punto qui andiamo a fare tutto intorno con il filato più chiaro in modo da rifinire tutta la parte che andrà sotto alla giacca, tralasciando la parte di sopra. Dal punto in cui dove c'è la catenella andiamo a lasciare 2 maglie continuando la rifinitura esterna con l'altro filato dell'altro colore più chiaro. Arriviamo qui e andiamo a fare 4 catenelle, andiamo a chiudere ad occhiello. Vi mostro come fare. Andiamo a fare le nostre 2 maglie basse e andiamo a fare il nostro occhiello in questo modo: 1 2 3 e 4 catenelle. Entriamo nella stessa maglia di sotto e andiamo a chiudere in una maglia bassa in questo modo. Andiamo a fare 3 asoline e continuiamo il nostro lavoro di rifinitura esterna fino a questo punto qui. Fatto questo possiamo staccare il nostro filo dopo aver rifinito tutta la nostra parte. Cominciando da questo lato qui sono andata a fare tutto intorno fino ad arrivare alla catenella che avevamo fatto qui per separare la parte di sopra e la parte di sotto, e andiamo a fare 2 maglie e andiamo a fare le nostre asoline distanziate da 2 maglie una dall'altra e andiamo a fare 3. Lo stacchiamo il nostro filo di rifinitura e lasciamo questa parte che andremo a fare il colletto e andremo a chiudere poi la manica in questo modo. Per la parte di sopra andiamo a fare 3 righette, così come ho fatto vedere negli altri video. Andiamo a ripassare il filo sopra in modo da bloccare. Andiamo a fare 3 righe distanziate da 4 maglie una dall'altra, tranne che per la prima che andiamo a lasciare 2 maglie. Qui andiamo a rifinire sia questa parte che l'altra parte. Per realizzare la parte che andrà sotto alla giacca dalla parte di dietro andiamo ad avviare una catenella di 30 maglie e andiamo a fare altri 6 giri di 30 maglie basse sulle nostre 30 catenelle. Fatto questo andiamo a proseguire in questo modo. Andiamo a diminuire la prima e l'ultima maglia, in tutto saranno 28 maglie basse. Giriamo il nostro lavoro e andiamo a diminuire la prima maglia, però facciamo in questo modo: dobbiamo far uscire lo scalino, andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo e andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare la nostra maglia in modo che esca fuori lo scalino. Andiamo a fare la stessa cosa anche alla fine della maglia, in tutto saranno 26 maglie. Arrivati alla fine in questo modo, che è la 26esima maglia, andiamo a girare in questo modo e andiamo a scalare la prima maglia. Facciamo così come abbiamo fatto nell'altro giro, andiamo a fare una maglia bassissima in questo modo e andiamo a contare le nostre maglie: 1 2 3 4 e così arrivare fino alla 24esima maglia. Giriamo il lavoro, giriamo nuovamente, scaliamo la prima e l'ultima e in tutto saranno 22 maglie basse. Andiamo a scalare ancora una volta la prima e l'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Scaliamo la prima e l'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Scaliamo la prima e l'ultima e in tutto saranno 16 maglie basse. Ancora una volta 14 maglie basse. L'ultima volta 12 maglie basse. Poi possiamo staccare il nostro filo.
Per la parte di dietro possiamo decidere di fare in questo modo: o prendiamo una stoffa o del panno lenci e lo andiamo ad incollare oppure a cucire tutto intorno, oppure possiamo fare nuovamente con il filato, con la lana rossa, la stessa operazione che abbiamo fatto per questa parte, la andremo a fare per la parte interna e poi la andremo a cucire insieme. Decidete un po' voi come rifinire la parte interna del vostro vestito. Io andrò a farlo in questo modo: andrò a cucire questo pezzo di stoffa tutto intorno in modo da fermare le due parti contemporaneamente. Andrò a fare un punto festone in modo da far uscire il mio filo anche sulla parte davanti della giacca. Vado a cucire in questo modo, appunto, festone con un filato sottile tutto intorno in modo da unire le due parti. Dopo aver cucito e incollato la parte, possiamo lasciarla in sospeso e andiamo ad occuparci dei pantaloni. Andiamo ad avviare una catenella di 30 maglie, la andiamo a chiudere ad anello. Andiamo a lavorare 30 maglie basse nelle nostre 30 catenelle. Andiamo poi a fare altri 5 giri di 30 maglie basse. Andiamo poi a fare 2 giri invece di maglie alte, sempre di 30 maglie. Fatti i nostri giri di 30 maglie alte, andiamo a dividere le due parti tra le due gambe, 15 maglie per questa gamba e 15 maglie per quest'altra gamba. Andiamo a lavorare le nostre 15 maglie per 6 giri di maglie alte. La stessa cosa andiamo a fare da quest'altro lato: entriamo con l'uncinetto e andiamo a fare 6 giri di maglie alte da 15 maglie. Terminato il nostro primo giro di 15 maglie, ci andiamo a collegare nelle prime 3 maglie che sostituivano le 3 catenelle che sostituivano la prima maglia alta e andiamo a chiudere il giro. Proseguiamo così per altri 5 giri. In tutto saranno 6 giri di maglie alte per le gambe. Possiamo staccare il filo e i pantaloni sono terminati. Andiamo a vestire il nostro ezio in questo modo: andiamo ad inserire le gambe all'interno e andiamo a tirare su. Per realizzare la manica della camicia andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie. Chiudiamo ad anello e andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Andiamo ora a fare un giro di maglie alte, ma andiamo a fare allo stesso tempo un aumento per ogni maglia. In tutto saranno 24 maglie alte. Andiamo a fare altri 2 giri di 24 maglie alte. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie alte. Andiamo ora a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie alte. Andiamo a fare altri 2 giri di maglie alte, di 18 maglie alte. Andiamo ora a lavorare a maglie basse. Andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare altri 2 giri di maglie basse e poi chiudiamo il nostro lavoro, sempre di 12 maglie. Chiudiamo il lavoro e possiamo andare a inserire il braccio all'interno della manica. Allarghiamo bene la parte di sopra e andiamo a inserire la parte più larga sotto, la parte più stretta sopra, in questo modo. Per realizzare il cappuccio dobbiamo fare 2 di queste che poi andremo a cucire insieme, vi farò vedere. Andiamo ad avviare una catenella di 24 maglie e andiamo a lavorare 24 maglie basse nelle nostre 24 catenelle. Andiamo a lavorare 24 maglie basse e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 25 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 26 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 27 maglie basse. Giriamo il lavoro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 28 maglie basse. Giriamo, andiamo a fare un aumento nella prima maglia, in tutto saranno 29 maglie basse.
Giriamo il lavoro, andiamo a fare un aumento nell'ultima maglia e in tutto saranno 30 maglie basse. Possiamo ora chiudere il nostro lavoro e dobbiamo andare a cucire il nostro cappuccio in questo modo. Andiamo ad unire le due punte qui e andiamo a cucire tutto dietro fino a chiudere completamente la parte. Entriamo in questo modo, dopo averli uniti le due parti, e andiamo a passare da una parte all'altra il filo, prendendo maglia per maglia ogni maglia fino a chiudere fino alla fine. Non andate a cucire fino a giù, ma fermatevi fino alla 12ª maglia, contando da sotto. Vi fermate alla 12ª maglia e il vostro cappuccio è terminato. Per rifinire il cappuccio, partendo dalla 12ª maglia, lì dove abbiamo cucito però dall'altro lato, la parte esterna, andiamo a fare una serie di maglie basse. Vi dirò io quante maglie dobbiamo fare fino ad arrivare alla parte della punta che andremo a rifinire con delle maglie alte. Andiamo a vedere. Andiamo a lavorare 12 maglie basse e andiamo a fare ora delle mezze maglie. 1, 2, 3 e 4 mezze maglie. Andiamo a fare ora delle maglie alte. 1, 2, facciamo 2 e qui andiamo a fare una doppia maglia alta al centro. Andiamo a fare 2 maglie alte, 3 maglie mezze maglie, 1, 2, 3 e ne andiamo a fare ancora un'altra di mezza maglia e andiamo a fare 12 maglie basse nelle seguenti maglie. Fatto questo, possiamo staccare il nostro filo e poi andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Per realizzare la manica corta della giacca andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie e andiamo a lavorare 12 maglie basse nella nostra catenella. Giriamo il lavoro e andiamo a fare altri 2 giri di 12 maglie basse. Giriamo, andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e in tutto saranno 10 maglie basse. Andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e in tutto saranno 8 maglie basse. Possiamo staccare il filo da questa parte e lavoriamo ora da quest'altra parte. Andiamo a fare un aumento in ogni maglia in modo da realizzare questo piccolo bordino. Fatto anche il bordino, in questo modo andiamo a realizzare la parte che va sotto, che andiamo poi a cucire alla base della manica. Andiamo a fare questa piccola righetta. Per realizzare questa parte andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie e andiamo a lavorare 10 maglie basse nelle nostre catenelle. Giriamo e andiamo a fare altri 2 giri di 10 maglie basse. Stacchiamo il filo e andiamo a cucire dalla parte interna della manica in questo punto qui, facendo uscire leggermente la parte in questo modo. La mettiamo un pochino più fuori, giusto un pochino, e andiamo a cucire tutto intorno fino a fermarlo. Fatto questo, possiamo fare le nostre righette rosse in questo modo. Passiamo prima il filo e lo andiamo a fermare ripassando sopra in modo da bloccarlo. Andiamo a fare 3 righe alla distanza in questo modo e queste saranno le maniche che andremo a cucire sulla giacca.
Con il filato bianco andiamo a realizzare la parte che uscirà fuori dalla giacca, la parte della camicia che uscirà dalla parte di sotto della giacca, in questo modo qui. Andiamo a fare poi una riga nera al centro in modo da simulare la camicia. Per realizzare questa parte andiamo a fare 6 catenelle e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie basse per 6 giri. Per realizzare le scarpe o utilizzate un filato più doppio così come ho fatto io, oppure andate a fare 2 maglie in più. Io comincio la mia catenella con le 8 maglie, voi la comincerete con 10 maglie e quindi ogni giro saranno 2 maglie in più da lavorare, in modo che potrete usare anche lo stesso spessore di filato. Se invece volete fare così come ho fatto io, andate ad avviare 8 catenelle e andiamo a lavorare 8 maglie per una parte, 8 maglie dall'altra parte, in tutto saranno 16 maglie basse. Andiamo ora a fare un altro giro di 16 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo ora a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Io con il mio filato più doppio sono andata ad avviare una catenella di 16 maglie. Voi col filato più sottile andate ad avviare di 20 maglie e lavorate le vostre 20 maglie o le 16 maglie in base allo spessore per 10 giri, mentre se vedete che non riuscite a coprire comunque con le maglie alte della parte di sotto e con quello che andremo a fare la parte di sopra, andate ad aumentare un pochino i giri. Deve risultare di questa altezza qua, in modo da lasciare lo spazio di maglie alte, di un giro di maglie alte nella parte di sotto e un giro di maglia alta e mezze maglie, in modo da realizzare la punta. Per la punta dello stivale, lì dove abbiamo terminato i giri di maglie basse, andiamo a lavorare una maglia bassa e una mezza maglia, 3 maglie alte nelle maglie successive, 1, 2 e 3, una mezza maglia e una maglia bassa e terminiamo con una bassissima, chiudendo la lavorazione. Per la base di sotto dello stivale, tralasciando la punta di qua, giriamo la parte di sotto e andiamo a fare un giro di maglie alte in ogni maglia sottostante. Andiamo a lavorare le nostre maglie alte in ogni maglia, ne andiamo a fare una. E andiamo a chiudere il lavoro nella prima maglia. Possiamo staccare il filo e inseriamo nella gamba. Andiamo ad inserire lo stivale, la parte della punta la lasciamo sopra in alto, andiamo ad inserire la gamba all'interno, ci aiutiamo a tirare fuori il piede in questo modo e andiamo poi ad inserire la scarpa alla fine. Volendo potete unire le due parti della scarpa e dello stivale in modo da poter fermare il tutto, oppure potete lasciare semplicemente così. Per finire le decorazioni dello stivale potete inserire un filo del marrone scuro che avete utilizzato per i pantaloni e andate ad incrociare un po' alla volta in questo modo fino a formare delle decorazioni sugli stivali. Passate anche dalla parte di sotto verso la base e andate a ripassare il filo un po' di volte, stringendo leggermente in questo modo.
è andata a fermare col lago. E il nostro Ezio sta cominciando a prendere forma. Andiamo a terminare con il collo della camicia. Per realizzare il colletto della camicia andiamo ad avviare una catenella di 20 maglie e andiamo a lavorare le nostre 20 maglie basse nelle nostre 20 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 8 maglie bassissime. Andiamo poi a fare 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Andiamo poi a fare 3 mezze maglie, 1, 2 e 3. Andiamo a fare 2 maglie alte, e andiamo a fare 2 doppie maglie nelle ultime 2 maglie. Stacchiamo poi il filo per questo lato, entriamo poi dall'altro lato del lavoro in questo punto qui e andiamo a lavorare 8 maglie basse. Andiamo poi a fare una catenella di 12 maglie, giriamo il lavoro in questo modo e andiamo a lavorare 12 maglie basse nelle nostre 12 catenelle. Fatto questo, ci agganciamo alla base di sotto dell'altro lato in questo modo e andiamo a realizzare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per questo lato, lo andiamo a fare anche per l'altro lato del colletto. Entriamo in questo punto qui e andiamo a fare le stesse maglie che abbiamo fatto qui. Fatto questo, possiamo staccare il filo anche da questa parte, andiamo a nascondere il filo all'interno del lavoro. Per la cintura, dal panolenci oppure da una stoffa rossa andate a ritagliare una striscia abbastanza larga, oppure potete realizzarla con l'uncinetto, andate a fare una fascia e poi delle strisce per poterla legare lateralmente. Per cucire bene la giacca facciamo in questo modo: andiamo a provarla addosso al nostro Ezio, andiamo a appoggiare la parte di sotto della giacca in questo modo, quella rivestita di rosso, andiamo a piegare leggermente le due parti, deve uscire un pochino fuori ma non troppo, in questo modo qui, e dobbiamo cucirla in questo modo qui. Andiamo a cucire prima questa parte qui di sotto e poi andremo a cucire il resto. Dopo aver preso bene la misura andiamo a cucire. Per realizzare il riccio alla manica, in questo per il lato guardando a destra qui, andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie e andiamo a fare un aumento in ogni maglia sottostante di maglie alte. Chiudiamo il lavoro e andiamo a cucire alla base di questa mano. Mentre per l'altra mano, dove c'è il guanto, andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie e andiamo a lavorare 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Andiamo poi a cucire alla base della manica dove c'è il guanto nero. Prima di cucire andiamo ad aggiungere quello che abbiamo realizzato. Basterà fare una catenella di 16 maglie e lavorare 16 maglie bassissime nella nostra catenella, e poi andremo a cucire alla base della mano, sia la mano destra che la mano sinistra. Per realizzare la cintura che ha sul petto andiamo ad avviare una catenella di 40 maglie
Andiamo poi a ricamare una piccola fibbia sulla cintura e andiamo poi a cucire sulla giacca alla fine del nostro lavoro. Andiamo a ritagliare dal pannolencio da un po' di stoffa rossa il nostro collettino e andiamo ad applicarlo alla parte di dietro del collo bianco che abbiamo realizzato e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto alla base del cappotto. Andiamo a fare un po' di punto festone, un po' di ricami qua e là, dei piccoli trattini giusto per richiamare il ricamino che c'è sul collo. Per decorare la fibbia della cintura sono andata ad usare la gomma Eva. Ho ricamato, diciamo, ritagliato, disegnato la gomma Eva cercando di realizzare lo stesso disegno che ha sulla fibbia. E poi ho inserito una catenella che si allunga abbastanza per circondare il nostro ezio e l'ho inserita all'interno dopo aver realizzato 2 fori all'esterno della fibbia. Ho avviato una catenella di 16 maglie per il mantello e sono andata poi a fare 16 maglie alte nelle mie 16 catenelle. Ho fatto un aumento a destra e un aumento a sinistra man mano fino ad arrivare all'altezza di 30 maglie e poi sono andata a diminuire di nuovo per alcuni giri. Ho fatto 1, 2, 3, 4 giri di diminuzioni e poi ho chiuso il lavoro. Sempre diminuzione a destra e a sinistra, togliendo le maglie così come le abbiamo messe, le andiamo a togliere. Fatto questo sono andata poi ad applicare la stoffa all'interno del mantello in questo modo e sono andata a fare il punto festone. Voi potete decidere se fare come abbiamo fatto per il cappotto, fare un altro uguale a questo con il filato rosso e poi applicarlo dietro, oppure col pannolenci, insomma decidete un po' voi come rifinire la parte interna del vostro mantello. Per realizzare la parte che va sulla spalla del mantello ho realizzato una catenella di 24 maglie, sono andata a lavorare le mie 24 maglie per 5 giri, ho chiuso poi tutto intorno con delle maglie basse, oppure ne fate 4 di giri e poi andate a girare con le maglie basse tutto intorno e andate poi ad applicare dei fili in questo modo cucendoli da una parte e dall'altra che poi simuleranno il laccio per legare il mantello. Andremo poi a cucire la nostra parte di mantello di sopra alla base di sotto in questo modo qui, tralasciando da una parte e dall'altra un po' di spazio. Andiamo a cucire in questo modo. Dopo aver cucito la base di sotto andiamo a cucire anche la base di sopra, questa che abbiamo realizzato con le righe, la andiamo a mettere a metà cintura, tra la cintura del cappotto a questa altezza in vita e poi andiamo a fare 2 righe anche sulla parte di sopra del cappotto. Andiamo ad applicare la manica, vi faccio vedere come l'ho applicata. Sono andata prima a cucire questa parte qui, ho cucito prima questa parte e poi ho applicato la manica. Andiamo a vedere. Prendo la metà dalla parte alta dove non c'è il doppio, la parte dritta, andiamo a cucire maglia per maglia tutto intorno fino a coprire questa parte qui della manica. Andiamo a cucire fino al doppio bordo qui, questo lato qui. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato. Entriamo maglia per maglia in questo modo e andiamo a cucire bene in modo che non si veda la cucitura e andiamo a proseguire tutto il giro fino ad arrivare alla doppia balza qui, in questo punto qui. Dopo aver cucito questo lato qui andiamo dall'altro lato e andiamo a cucire allo stesso modo anche quest'altra parte di dietro della spalla. Per realizzare la piccola spada che ha tra le mani andiamo ad avviare una catenella di 12 maglie e andiamo a fare 12 maglie bassissime
nelle nostre 12 catenelle e chiudiamo il lavoro. Andiamo ad inserire la giacca o il cappotto al nostro ezio e andiamo a cucire la base delle maniche. Qui dove abbiamo la mano senza guanto andiamo a mettere il risvoltino che abbiamo realizzato, il ricetto, e andiamo a cucirlo alla base, mentre dall'altro lato andiamo ad applicare la striscia nera in questo modo, in modo che la cucitura venga dalla parte interna della mano. In questo modo andremo poi a applicare la piccola spada in tutte e due le mani. Per cucire andate prima a cucire direttamente il vostro merletto. Qui andiamo a cucire la base del polso e poi andiamo a rigirarlo in questo modo e andiamo a fermare bene alla base di sotto. Qui andiamo maglia per maglia e andiamo a chiudere bene tutto intorno. Per quanto riguarda la spada della mano senza guanto andiamo a realizzare con il filato marrone una catenella di 6 maglie e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per 6 giri. Fatto questo andiamo ad applicare in questo punto qui la nostra lavorazione e dall'altro lato andiamo ad applicare la spada. Andiamo poi a avvolgere il filo intorno a tutte e due le parti e andremo poi a fermare bene con l'ago in questo modo, prendendo sia la parte della manica che la parte che abbiamo realizzato. Andiamo ad avvolgere bene e chiudiamo bene con il filo e con l'ago alla fine dei nostri giri. Andiamo a fermare bene. Andiamo prima a fermare la spada sulla mano in questo modo, la fermiamo bene con dei punti di cucitura. Andiamo ora a cucire il collo in questo modo qui, lasciamo la parte della solina fuori e andiamo a cucire in questo modo. Sovrapponiamo un po' leggermente la giacca e cuciamo da questa parte tutto il collo dalla parte di sotto. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro lato della giacca. Inoltre andiamo a cucire anche la parte della camicia che uscirà fuori leggermente dopo aver fatto una riga nera per simulare la cucitura della camicia. Andiamo poi ad applicarla in questo modo. Andiamo a cucire tutto bene intorno. E dopo aver cucito bene andiamo ad applicare delle piccole perline per simulare i bottoncini sulle asole che abbiamo realizzato. Andiamo ad incollarle oppure andiamo a cucire con un po' di filo sottile. Con un po' di filo, come abbiamo fatto vedere in altri video, andiamo a realizzare il naso e la bocca. Con un altro po' di filo colorato ho realizzato la piccola collana che ha al collo. Andiamo a cucire anche la cintura qui che abbiamo realizzato mettendola in diagonale. Andiamo a cucire in questo modo, facciamo aggiungere dall'altro lato e la passiamo col filo anche sopra. Andiamo ad applicare la fascia lasciando laterale il nastro da legare e andiamo a legare bene, a fare un bel nodo e andiamo un po' a stringerlo verso il centro in questo modo e andiamo poi ad applicare l'altra fascia. Andiamo ad applicare la fibbia, andiamo ad applicare bene verso il centro e andiamo a passare il filo dalla parte di dietro, andiamo ad incrociare, lo ripassiamo davanti, passiamo sotto la fibbia e lo andiamo a cucire
dalla parte di dietro. Andiamo a rifinire il cappuccio realizzando delle piccole righette al centro, chiudendolo in questo modo. Andiamo da una parte e dall'altra, simulando la cucitura centrale esterna. Andiamo a cucire leggermente qui solo alle due punte del cappuccio, da una parte e dall'altra, e andiamo a cucire bene facendo aderire. E dopo aver applicato anche il cappuccio andiamo a rifinire il mantello. Per il mantello andiamo ad applicare la parte di sopra alla parte di sotto. Andiamo ad applicare sulla spalla in questo modo qui, andiamo a appoggiare sopra i fili e andiamo a cucire tirando tutti e quattro i fili, stringendo e cucendo alla base qui e tutto sulla spalla del mantello. Ed eccolo qui, il mio personaggio di Assassin's Creed Ezio è terminato. Spero che piaccia a Margherita che mi ha fatto questa richiesta, spero che piaccia e sia utile anche a voi. Vi aspetto tutti alla prossima volta, mi raccomando condividete il video, vi do un grande bacio, un grande abbraccio, ciao ciao, a presto, grazie.